Ciao a tutti e benvenuti su Minty Tarot. Oggi vediamo insieme il Radiant Wild Spirit Tarot delle edizioni Lo Scarabeo. È un mazzo che non ha i bordi e che a me piace molto. Prima però, per chi non mi conosce, mi presento, sono Ales di Minty Tarot, sono una cartomante ed una tarologa, ma anche una coach di sviluppo intuitivo, perché aiuto le persone a sviluppare i propri doni intuitivi attraverso i tarocchi e offro anche programmi di coaching appunto per migliorare la lettura dei tarocchi. Considero i tarocchi infatti uno strumento estremamente efficace per connettersi con la propria intuizione. Dunque, il mazzo di oggi è appunto, come ho detto, dell'edizione Lo Scarabeo. Proviene appunto da disegni di Pamela Coleman Smith e dalla concezione di Arthur Waite, che sono appunto gli autori originali del Rider-Waite-Smith Tarot, però è stato colorato da Barbara Nosenzo e il testo del libricino di accompagnamento è di Sasha Graham. Viene appunto con questo cofanetto rigido, piccolo però ben fatto, nel senso che protegge bene le carte, è anche molto carino. Insieme alle carte abbiamo altre due carte che fondamentalmente un po' pubblicizzano la casa editrice e il mazzo stesso. E questo libricino che è in più lingue, inglese, italiano, spagnolo, francese, portoghese, molto piccolo, nel senso che dà un po' la storia del mazzo, un po' di tecniche su come leggerlo e come ehm, mischiare le carte, se o meno leggere e come leggere le carte rovesciate. Dà un po' la struttura del mazzo, dà alcune stese e poi dà dei significati brevi delle varie carte. Ehm, Ovviamente non è sufficiente per leggere i tarocchi, però è un libricino che dà più informazioni rispetto a tanti altri che accompagnano i mazzi tarocchi, soprattutto delle edizioni dello Scarabeo, che di solito sono molto piccoli. Dunque, le carte, come ho detto, sono queste e hanno un bellissimo retro che si ispira a uno dei primi usati per il mazzo Rider-Waite-Smith, con la rosa della Golden Dawn e il giglio, che è sempre uno dei simboli tipici del Rider-Waite-Smith e della associazione della società segreta Golden Dawn, all'interno di cui erano membri gli autori del mazzo, Arthur Waite e Pamela Coleman Smith. Sono abbastanza, insomma, di taglia media, mettiamola così. Io ho le mani piccole, però direi che tipo 10 centimetri forse per 6, una cosa del genere. È un materiale molto buono, l'unica cosa che magari a non tutti può piacere è il fatto che siano cioè lucide, e quindi rende un po' difficile mischiarle. Io personalmente faccio la tecnica del caos, se vuoi sapere come si fa, vi posterò un video che ho fatto tempo addietro che fa vedere appunto come utilizzare questa tecnica per mischiare le carte. Però adesso iniziamo a vederle una per una e vedrete che hanno dei colori molto caldi. Questo è, iniziamo con gli arcani maggiori, questo è il matto. Vedete che non hanno il bordo intrellati delle carte per quanto riguarda i maggiori, ha il
il numero e il nome ai piedi della carta. Sono colori non brillanti, come di solito è nel mazzo originale, però un pochino più caldi, un po' più sfumati. Questa è la papessa, anzi no, questo è il mago. Vedete anche che c'è come un... La linea è molto grande, come se fosse di pennarello spesso, il che fa perdere un po' le espressioni facciali dei personaggi, però a me non dà fastidio, quindi dipende dai gusti, ecco. La papessa. Imperatrice. Imperatore. Papa. Amanti. Ovviamente qui vedete le scritte ai piedi della carta sono in inglese, però penso ci sia sicuramente, anzi, l'edizione in italiano perché lo Scarabeo è una casa editrice italiana, quindi dovrebbe aver pubblicato anche l'edizione in italiano. Però ecco, non sono sicura, guardate. A me veramente colpiscono molto questi disegni, sembra un po' il fatto che non abbia il bordo, che escano un po' fuori, no? Dalla carta. Mm. A me piacciono molto i mazzi senza bordo, non mi accingo a togliere i bordi dove ci sono perché potrei fare danni, nel senso che non sono in grado e non penso che quando ci siano i bordi c'è un motivo perché fondamentalmente i bordi servono a far sì che il disegno sia comunque incluso nella carta perché magari si può muovere la matrice, quindi il bordo protegge, diciamo, il disegno stesso, quindi è possibile che una volta che vengano tagliati i bordi, in realtà poi si perda una parte del disegno, mentre questi sono fatti in questo modo sin dall'inizio, quindi si presume che questo è un bellissimo diavolo, molto rosso, sono colori molto belli, come detto non sono proprio simili a quelli originali, però anche più intensi volendo. Anche con questo pennarello grosso, così uno stile un po' da fumetto. E secondo me, appunto, quando si leggono le carte dà un po' l'idea di leggere una storia a fumetti, a dir la verità. Questo è un bellissimo sole. Giudizio. E infine il mondo, l'ultimo degli arcani maggiori. Adesso vediamo gli arcani minori. Iniziamo con i bastoni. Vedete i toni caldi anche del cielo. E negli arcani minori vedete che non ci sono, c'è solo diciamo il numero in cima, non ci sono proprio bordi. A dir la verità, secondo me potevano anche toglierli negli arcani maggiori. Questo è il 5. Mi piace molto appunto perché ha dei colori molto brillanti,
e non... come dire, ci sono delle... è un po' in 3D, nel senso spicca molto perché ci sono molte ombre, più rispetto al mazzo originale. Invece nelle carte di corte vedete che rimane, hanno lasciato il nome, come se non fosse chiaro appunto se uno è un paggio, è un cavaliere. Sono scelte stilistiche ovviamente. Questa è la regina, molto bella, di bastoni. E questo è il re. E dopodiché andiamo con i pentacoli. Questo è il 2, bellissimo. 3. Si vede proprio un po' lo stile da fumetto, a dir la verità. 5. Qui si vede proprio la linea abbastanza spessa. 10. Paggio è bellissimo, guardate la scala del cielo, dei colori del cielo, che va dal giallo fino al celeste, passando per il verde. La regina e infine il re. Adesso passiamo alle spade. Vedete qui anche la sfumatura, no? della luce della luna. Molto bella quella carta. Questo è il 3. Sei. Che qui il cielo è bellissimo. Sono tutti colori comunque sul verde e giallo, ecco. Anche qui non è mai un blu preciso, è sempre un po' mischiato al verde. Mi piace anche molto il rosso, molto intenso. Stella Paggio. La regina. E il re. Poi abbiamo le coppe, che qui ovviamente è sempre molto celeste verde. Diciamo i disegni originali, il mazzo originale del Rider-Waite-Smith ha colori molto più netti, meno sfumati, un po' perché per questioni economiche ovviamente si basavano su colori basici per la pubblicazione a colori delle carte. Qui invece vediamo che appunto, come ho detto, ci sono parecchie sfumature. Bello questo 3.
4, 5, 7, 8, 9, qui c'è un bellissimo arcobaleno e qui è un bellissimo rosa del paggio di coppe. Qui si perdono un po' i dettagli della coppa della regina. Effettivamente questo pennarello molto spesso che è stato utilizzato per delineare i contorni può disturbare, però diciamo comunque rende quella ombra che magari manca nell'originale. E qui abbiamo il re di coppe. Bene, metterò la descrizione, il nome del mazzo, diciamo, nella descrizione del video. Io lo consiglio perché è molto intenso come colori, come disegni. Perde un po' appunto sulla espressione facciale, però anche qui dipende dalle carte. A me piace per esempio molto il matto, questa espressione estremamente sognatrice, è resa molto bene secondo me. Fatemi sapere se vi piace, se lo avete già, come vi trovate e se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e condividere questo video con chi può essere interessato a questo mazzo. E noi ci vediamo presto. Ciao!